L'irrobustimento della narrativa prosegue alla grande attraverso i nuovi film. Un caro saluto e un abbraccio virtuale da Canal 104 Plus. È il plus che fa la grande differenza. La maggior parte di voi che seguite i contenuti dei video avete compreso quanto è enorme la marea di menzogne dell'uomo, che ha issato al potere i meno onesti, i quali sfruttano la massa ignara mossa attraverso falsi credo forgiati sulla paura della scarsità o del non conosciuto. Il credo nel Dio denaro è l'illusione principale del credo nella felicità, che dovrebbe portare questa ricchezza monetaria. Eppure anche i ricchi si suicidano, hanno bisogno dello psicologo, oppure massacrano altri, ma non riescono ad ottenere la felicità se non la falsa felicità di sentirsi al potere di altre anime. Non sanno che l'anima è potente anche nelle mansioni più umili. Per chi non l'avesse visto, suggerisco il video Religioni, Dottrine e Credo by Dino, che trovate nella fornitissima pagina web tinelli.eu, di cui trovate sempre il link nella descrizione di tutti i video. Torniamo al titolo di questa breve analisi. L'irrobustimento della narrativa prosegue alla grande attraverso i nuovi film e scopriamo i messaggi che si trovano in questi ultimi film. Come sapete, ho creato e postato alcuni video dai testi del ricercatore storico Loreto Giovannone per portare alla luce le menzogne che la narrativa divulga attraverso l'indottrinamento scolastico obbligatorio riguardo al Risorgimento. Parte della popolazione italica del centro e del sud ha subito massacri, deportazioni e stermini di paesi interi. Facendo le ricerche più semplici in maniera autonoma, svincolata dai social, trova centinaia di articoli che affrontano ed espongono quanto sopra già da qualche anno. È un caso che attori famosi siano ingaggiati nel film L'abbaglio di Roberto Andò per annoverare ancora una volta Garibaldi come un eroe quando in realtà si sa che è stato un assassino al soldo dell'élite. Vediamo un altro film italiano, Follemente. Molti di voi che sono al corrente che una volta scoperta la grande menzogna del falso globo, ossia che viviamo sul meraviglioso regno piano, film come questo proseguono l'irrobustimento del credo iniettato fin dalla più tenera età nella mente della massa. A parte l'inizio del film, che guarda caso è in collaborazione con la Walt Disney, in meno di 2 minuti si vede il globo centinaia di volte, perché non è solo in primo piano, ma sono nascosti con maestria. E passiamo ad un altro film, Here. Ovviamente inizia col rafforzamento della folle teoria dei dinosauri, che è l'ulteriore menzogna ideata dagli uomini per far credere a cose non e mai dimostrate. Qui vogliono fecondare nella mente della folla credulona la mancanza di percezione della vera prospettiva. Osservate semplicemente le persone in questo breve inizio e non scordate le proporzioni. Il tutto è girato, meglio montato, da una sola prospettiva. Fate semplicemente le vostre analisi, senza lasciarvi distrarre dalla mia voce. Uno dei punti di osservazione è osservare le proporzioni delle sagome delle persone sulla vetrata in fondo, ma non solo.
Osservate questa signora praticamente in primo piano e la grandezza dei bambini della schermata precedente. Avete mai provato a posizionare 4 sedie attigue più lo spazio in fondo di una stanza del genere? Se non riuscite a cogliere il motivo di questo video, consiglio vivamente di uscire per le strade e iniziare a prendere coscienza della realtà riguardo le proporzioni, perché il telefonino vi ha già decimato il cervello. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Vi ricordo che per tenervi aggiornati e per le vostre ricerche individuali, svincolate dalla narrativa ufficiale, avete a disposizione il pratico e fornito indice alfabetico, di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.